Cari amici di Miraculous, ciao e bentornati al mio quarto video sulla quinta stagione di Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir. Probabilmente il mio proposito di fare un video su 2 episodi finisce malissimo perché i riassunti o sono lunghi oppure i 2 episodi messi assieme ci impiego troppo a scrivere i testi e quindi finisce che non li scrivo. Comunque parleremo dell'episodio 5 subito dopo la sigla e intanto che va la sigla voi iscrivetevi al canale. Ed eccoci all'episodio numero 5 che in alcune liste di episodi online trovate con il numero 8. Non ho idea del perché. Nino e i ragazzi della classe di Marinette e Adrian decidono di aiutare Ladybug e Chat Noir a sconfiggere Monarch, anche senza superpoteri. Come lo fanno? Creando una rete di resistenza clandestina sul modello di quella francese contro i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente questa resistenza fa ridere e quindi i membri della stessa si chiamano con i nomi delle salse. Sì, delle salse. Già. Comunque Nino prende il nome di Comandante Maillot, se non ricordo male, e assegna dei nomi in codice a tutti gli altri ragazzi e poi nella caffetteria della scuola gli espone il suo piano. Provocare di proposito un'acumizzazione per capire come fa Monarch a dare il potere dei Miraculous agli acumizzati senza consegnargli direttamente i gioielli. E la vittima designata di questa acumizzazione è Gabriel Agreste, che si reca forse per la prima volta in vita sua a scuola per la giornata genitori-figli. Sfortunatamente però Nino mette a conoscenza di questo piano diabolico anche Lila, che va a spifferare tutto a Gabriel. Gabriel che incredibilmente, o forse per manipolarlo meglio, sta cercando di ristabilire una sorta di rapporto padre-figlio con Adrian. Per esempio preparandogli la colazione. Il ragazzo sulle prime ci rimane veramente stupefatto, poi accetta la cosa di buon grado e non nasconde una certa contentezza per questa cosa. Infatti, quando Nino gli espone il piano è un po' scettico, però alla fine decide comunque di parteciparvi perché tutto sommato è un motivo sensato. I ragazzi tentano di far infuriare lo stilista sporcandogli la candida giacca, tirandogli addosso del cibo, fingendo di cadere per terra e di inciamparsi, eccetera, eccetera, come nella peggiore tradizione delle commedie slapstick con le torte in faccia. Ma la reazione di Gabriel non è quella che i ragazzi si aspettano. Sì, si infuria, ma in maniera fredda. Lascia la classe arrabbiatissimo, ordinando che Adrian non andrà più a scuola. Questo ovviamente provoca il panico tra i ragazzi che si fiondano a Villa Agreste, dove Gabriel mette in atto la sua parte del piano, ovvero si finge disperato e dispiaciuto tramite il potere dell'illusione e inscena la propria nuova acumizzazione nel collezionista, filmato di nascosto da Nino. Il ragazzo lo filma e vede un fulmine magico che lo colpisce per apparentemente trasferirgli il potere dei Miraculous. Il fatto che venga acumizzato istantaneamente senza il solito patto con Monarch, la farfalla davanti alla faccia, bla 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 bla, dovrebbe insospettire tutti quando vedono il filmato, ma questo non succede. Dopotutto è il quinto episodio. Vuoi già mettere in difficoltà il cattivo al quinto episodio e negli altri 21 cosa fai? Vorrai mica far succedere delle cose ora? Ovviamente no! E quindi ricomincia la gara di furbizia tra Ladybug e Gabriel. E stavolta vince Gabriel. Comunque, lo stilista in bianco riesce a mettere in difficoltà i nostri, ma grazie a un Lucky Charm apparentemente privo di senso, del formaggio grattugiato, gli eroi ricostruiscono la strada che il collezionista con il potere del Miraculous del topo ha fatto per scappare, lo prendono, lo rintracciano, se non che è un'illusione, quindi scompare e Gabriel si fa trovare al posto suo, sostanzialmente, per sviare per l'ennesima volta i sospetti da se stesso.
Purtroppo nessuno dei ragazzi e neanche gli eroi capiscono che Monarch è proprio lui e anzi Nino lo invita per farsi perdonare a diventare membro onorario della Resistance. Gabriel si rivela essere molto più comprensivo del previsto, perdona i ragazzi, accetta di buon grado l'invito e non solo, ma consente di nuovo ad Adrian di tornare a scuola. Poco dopo la Resistenza si riunisce ancora, sempre nella stanza delle caldaie della scuola, affollatissima, e Nino presenta un nuovo membro, niente poco di meno che Lila, a cui Marinette sembra decidere di dare una seconda opportunità. Sono convinto che questo sia un enorme errore da parte di Marinette e sicuramente nei prossimi episodi si verificherà un disastro. Sono sicuro. Non ho letto i riassunti, ma sono sicuro. Non è nemmeno chiaro se Lila sappia o meno che Gabriel è Monarch. Io credo di sì. Ah, dimenticavo. Sempre nell'episodio scopriamo che Tomoe è d'accordo con Gabriel nel suo piano diabolico per ottenere i Miraculous. Non so a che pro, però è d'accordo con lui e anzi lo aiuta con dei marchingegni tecnologici avanzatissimi per arrivare al suo proposito, che ovviamente non raggiunge mai perché è il cattivo. Arriviamo al mio commento all'episodio. Anche qui l'episodio è un tantino incasinato, ma non credo che questo sia un problema di scrittura quanto una cosa cercata volontariamente. La prima parte è decisamente comica, con i tentativi, come dicevo, da commedia slapstick, di far incavolare Gabriel. Mi ha ricordato quel corto di Bugs Bunny in cui Buffo Rosso Sam doveva ricevere un'eredità milionaria a patto che non si fosse arrabbiato. E Bugs Bunny era l'esecutore testamentario che cercava in ogni modo di farlo infuriare. Riuscendoci. Stavolta. Tornando all'episodio, abbiamo una parte iniziale più leggera, comica, una parte con il combattimento con l'Akumizzato e una conclusione in cui vengono scoperte delle cose. In questo l'episodio torna un po' alle origini, diciamo alle vecchie stagioni della serie. Anche il mood tutto sommato è abbastanza allegro. Scopriamo che Gabriel ha delle ottime doti di attore e con la complicità delle illusioni del Miraculous della Volpe riesce a sviare ogni sospetto da se stesso per la terza volta. Se poi ci aggiungiamo che dall'inizio di questa stagione i nostri eroi fanno di tutto per farlo scappare e si fanno anche qui sfuggire degli indizi enormi sul fatto che quella cumizzazione è strana, lo stilista in bianco, che sembra un cosplayer scolorito di Karl Lagerfeld, sempre di più, la fa franca ancora una volta. Peccato che il farla franca non gli porti assolutamente nulla relativamente al suo piano di ottenere i Miraculous, nonostante i suoi sforzi finora non ha fatto neanche mezzo passo avanti. È probabile che negli episodi seguenti questa cosa per cui lui è totalmente innocente possa servirgli a proprio vantaggio, ma non lo so perché non ho letto i riassunti. L'altra cosa che vediamo è che Lila fa chiaramente il doppio gioco o il triplo, facendo contemporaneamente i propri interessi, che non sappiamo quali sono, collaborare con Monarch e fingere di collaborare con la Resistenza. Quindi farà sicuramente la spia e vabbè, scopriremo cosa combinerà Lila. Per adesso si vede solo qui e poi non ha più particolare importanza nel resto, almeno negli episodi che ho visto io. Poi, vabbè. E nell'episodio io, fossi stato al posto di Marinette, non le avrei stretto la mano e non le avrei dato la possibilità di entrare nella Resistenza, anzi mi sarei opposta fermamente, ma ormai abbiamo capito che tutti credono a Lila, tranne Adriana e Marinette, e che in Miraculous le cose succedono perché altrimenti la trama non va avanti. Purtroppo questo difetto più si va avanti negli episodi e più diventa evidente. E la cosa mi spiace un po', sinceramente, perché finora, insomma, non era troppo sui binari la trama. Oddio, a parte i primi 3 episodi di questa stagione, ma è l'ultimo della quarta, ma vabbè, dettagli. Siamo quindi giunti alla fine del mio video commento a Illusion, l'episodio 5 della stagione 5 di Miraculous. Per non perdervi gli altri commenti che farò dopo aver cliccato mi piace, ricordatevi di cliccare la campanella per iscrivervi al canale e quindi ricevere un avviso quando uscirà un nuovo video. Se volete potete anche lasciarmi un commento se vi fa piacere e
Sempre se vi fa piacere, potrete parlare direttamente con me di questi e degli altri video che ci sono sul canale ogni domenica alle 21:30 in diretta su YouTube, mentre le altre sere, sempre se vi fa piacere, mi trovate a giocare su Twitch all'indirizzo www.twitch.tv/gglivetv, non GG Live TV, come passa scritto qui sotto. Per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!